Oggi voglio parlarti di un argomento che spesso suscita delle reazioni contrastanti e dei fraintendimenti, ovvero i luoghi comuni sul minimalismo. Questo stile di vita, che negli ultimi anni ha ottenuto più visibilità anche grazie ai social media, a vari influencer, viene a volte visto come un dogma severo, oppure un trend effimero. Eppure, il minimalismo nella sua essenza è molto più di tutto questo. È un percorso di crescita personale che ci invita a riflettere su cosa realmente aggiunga valore alle nostre giornate e su come possiamo vivere in modo più autentico. Magari anche a te è capitato di sentire frasi come «essere minimalisti significa vivere con pochissimi oggetti», oppure «se vuoi essere minimalista devi rinunciare a tutte le tue passioni». Queste idee però si basano su interpretazioni, possiamo dire, superficiali e in certi casi addirittura del tutto sbagliate. In questo video vorrei sfatare insieme a te alcuni di questi miti, sperando di offrirti una prospettiva diversa, più inclusiva e realistica. Quando si parla di minimalismo, tanti pensano subito a una stanza spoglia, con un letto, una sedia e forse un paio di vestiti nell'armadio. E se diamo un'occhiata ai social media, potremo trovare immagini di case estremamente essenziali, quasi vuote. Tuttavia, il minimalismo non è una sfida a possedere meno cose di chiunque altro, né è un titolo che si ottiene a forza di rinunce e privazioni. È piuttosto una scelta consapevole, di circondarci solo di ciò che ha un senso profondo per noi. Se sei per esempio amante dei libri e possiedi una libreria ben fornita di volumi che adori, non c'è nulla di sbagliato nel volerli tenere. Anzi, quei libri rappresentano un piacere autentico e una fonte di ispirazione. Il minimalismo ti invita semplicemente a eliminare il superfluo, cioè ciò che non utilizzi oppure ciò che non ti dà alcuna soddisfazione. Quindi non devi ridurti a un letto e a una sedia per definirti minimalista. Devi solo essere certo che ogni oggetto intorno a te abbia uno scopo o ti trasmetta gioia. Quante volte hai visto foto di case minimaliste tutte bianche, prive di decorazioni o di qualsiasi tocco personale? Sembra quasi di entrare in una galleria d'arte asettica e impersonale. In realtà, un ambiente minimalista può essere caldo e accogliente a patto che rifletta ovviamente la tua personalità e le tue passioni. Quindi sì, potrai avere meno soprammobili, ma ciò non significa che non possano esserci piante, quadri o elementi di colore. L'obiettivo del minimalismo non è spogliarti della tua identità. Sarebbe assurdo, ma al contrario permetterti di esprimere meglio ciò che sei, liberandoti di distrazioni inutili. Se ad esempio ami colori vivaci, non devi uniformarti allo stereotipo del bianco e nero. La chiave sta nel trovare un equilibrio tra ciò che davvero è essenziale per te e ciò che invece ingombra sia fisicamente che mentalmente. Alcune persone pensano che per essere davvero minimalisti sia necessario abitare in una casa super moderna, arredata con mobili costosi e di design. Magari immaginano un loft minimalista nel cuore di una città alla moda con pezzi d'arredo dal costo esorbitante. Ebbene, il minimalismo nella maggior parte dei casi ti fa risparmiare. Ti insegna a fare acquisti in maniera più ponderata, investendo in ciò che ti dà reale soddisfazione invece di comprare oggetti a caso giusto per riempire uno spazio. Quindi quando inizi a liberarti del superfluo, ti rendi conto di quante spese inutili facevi in passato. Quindi al posto di accumulare oggetti che userai forse una volta, preferirai concentrarti su poche cose di qualità o addirittura sperimentare l'idea del non possedere, ma piuttosto noleggiare o prendere in prestito quando ti serve. Quindi il minimalismo non è un lusso per pochi, ma un approccio che spesso permette di spendere meno e di valorizzare ciò che acquisti. Un altro mito molto diffuso, se hai una famiglia, specialmente con dei bambini, è che non potrai mai essere minimalista. Invece, ovviamente, conosciamo numerosi esempi di famiglie, anche numerose, che hanno scelto di adottare uno stile di vita minimalista e ne traggono grandi benefici. Il minimalismo si adatta a qualsiasi contesto, perché l'obiettivo principale è creare spazio, fisico, mentale, emotivo, per ciò che conta davvero. In una famiglia può voler dire insegnare ai figli l'importanza di apprezzare ciò che hanno già e di essere più selettivi nei loro desideri. Può anche, per esempio, implicare organizzare meglio gli spazi comuni, in modo che i giocattoli non si trasformino in un caos ingestibile. Quindi, anche in un nucleo familiare è possibile abbracciare un approccio minimalista, spesso trovando maggiore ordine, più tempo e meno stress nella vita quotidiana.
facile pensare che il minimalismo sia soltanto un trend del momento, magari spinto dai social e da qualche influencer che vive in una casa ultra essenziale. Tuttavia, il minimalismo affonda le sue radici in filosofie e culture millenarie. Dai pensatori dell'antica Grecia al Giappone con il suo concetto di ma, ovvero spazio vuoto carico di significato. Esistono da secoli modi per pensare che pongono l'essenzialità al centro della vita. Chi abbraccia il minimalismo seriamente, però, lo vede come un cammino personale, un modo per allineare i propri valori con le azioni di ogni giorno. Per alcuni significa cercare la pace interiore attraverso la riduzione del superfluo. Per altri è un'attenzione all'ambiente e un minore impatto ecologico. In ogni caso, non è una moda usa e getta, ma un percorso continuo di consapevolezza. Se sei minimalista, non ti concedi piaceri, non viaggi, non esci con gli amici. Quante volte avrai sentito qualcosa del genere? In realtà, il minimalismo ti incoraggia proprio a investire tempo e risorse in ciò che ami. L'idea è di rimuovere ciò che non conta davvero, così da poter godere delle esperienze che più ti appassionano. Se adori viaggiare, ad esempio, riducendo le spese superflue, potrai permetterti un viaggio più significativo all'anno. Allo stesso modo, se ami la musica, potresti decidere di investire in uno strumento di qualità e dedicare più tempo alla pratica anziché accumulare oggetti che nemmeno ricordi di possedere. Quindi, lontano dall'essere una rinuncia al divertimento, ci mancherebbe, il minimalismo è l'arte di focalizzarsi su ciò che davvero ti appassiona. Ogni cambiamento richiede un po' di impegno e all'inizio può sembrare complicato, lo sappiamo bene. È vero, passare da una vita frenetica e piena di oggetti superflui a una più essenziale non avviene in una notte. Ma non devi neanche stravolgere tutto dall'oggi al domani. Puoi iniziare con gesti semplici, svuotare un solo cassetto, disattivare le notifiche che ti distraggono o dedicare qualche minuto a mettere in ordine prima di andare a dormire. Piccoli passi, fatti però con costanza, portano a risultati sorprendenti. E la soddisfazione che si prova nel vedere un ambiente più ordinato o nel ritagliare più tempo per le attività che ti piacciono rende il percorso sempre più motivante. Il segreto sta nel provare, giorno dopo giorno, a eliminare gradualmente ciò che non ti serve. Spero di averti aiutato a vedere il minimalismo sotto una luce diversa. Non si tratta di seguire regole rigide o competere su chi possiede meno oggetti, ma si tratta piuttosto di un percorso personale da modellare sulle tue esigenze, aspirazioni e valori. È un modo, come dire, per dare più spazio a ciò che conta e per vivere in modo più intenzionale. Se hai domande, dubbi, vuoi condividere la tua esperienza, ti invito a lasciare un commento qui sotto. Mi piacerebbe davvero sapere che cosa ne pensi e magari possiamo confrontarci e sfatare insieme altri luoghi comuni. Se pensi che questo video e in generale i miei video possano essere utili per qualcuno che conosci, suggerire il mio canale per me sarebbe un regalo prezioso perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.